impieghiamo una grande quantità di energia nell'estrazione di materie prime, nella fase di trasporto delle materie prime e nella fase finale di lavorazione delle materie prime. When we incinerate materials, we have to go all the way back to the beginning and start all over again. Ogni volta che noi incineriamo i materiali, diciamo, i prodotti, dobbiamo tornare di nuovo all'inizio del nostro ciclo produttivo, perché dobbiamo ritrovare di nuovo quelle che sono le materie prime e entriamo nel ciclo di produzione. So the only energy that we can tap into with incineration is the calorific value in the paper and the plastics. Quindi l'unico tipo di energia che possiamo derivare dall'incenerimento dei rifiuti è quello del potere calorifico che viene dal bruciare il foglio di carta piuttosto che non la penna o qualsiasi altro materiale. And we're not tapping into any of this energy here. E noi recuperiamo alcun tipo di energia in queste fasi che abbiamo mostrato. Now compare that with recycling. When you recycle materials back to industry, you cut out the impacts of the extraction, the energy that you've used in extraction. That is saved. That energy is saved. Ora pensate che soltanto facendo la funzione di riciclo una parte di energia viene risparmiata per il fatto che praticamente tagliamo fuori la fase di estrazione e di trasporto dei materiali al momento in cui questi materiali vengono utilizzati per produrre nuove cose, una fase di manifattura. And if you reuse the whole object, you save the energy in extraction, the energy in transport, and the energy in manufacture. E la situazione migliora ancora ulteriormente quando parliamo di riutilizzo degli oggetti, perché non solo andiamo a tagliare la fase di estrazione e poi la conseguente fase di trasporto, ma eliminiamo anche la fase di produzione, di manifattura. And similarly with composting, we save the energy of high energy fertilizers. E la stessa cosa accade con il compostaggio, perché noi andiamo a recuperare una grande quantità di energia da fertilizzanti attraverso il compostaggio. The second thing is that incineration is a waste of money. Come scritto sulla slide, la seconda cosa importante, il secondo punto fondamentale è che l'incenerimento rappresenta uno spreco di denaro. Brescia. This is the most beautiful incinerator in the whole world. Come è stato più volte sottolineato, Brescia, secondo alcuni, sarebbe il più bello inceneritore dell'intero mondo. This incinerator cost 300 million euros to build, and it only produced 80 jobs. Questo inceneritore è costato circa 300 milioni di euro per essere costruito e ha prodotto, cioè ha prodotto come effetto quello di creare 80 posti di lavoro. But that was only the beginning. In addition to that, the taxpayers, Italian taxpayers, put another 600 million euros in cheap sale. E in aggiunta a quello che abbiamo appena detto, c'è un'altra cifra che non viene vista, insomma, ovviamente spesa attraverso i taxpayer, cioè noi che paghiamo le tasse, attraverso i citizen segui. Siamo 400 circa milioni di euro. An incinerator is like a big suckling pig. Wow. A big suckling pig. Ok, l'inceneritore è come praticamente un grande maiale che succhia rifiuti. When the pig comes to town, all the consultants make money, the lawyers make money, the construction people make money, everybody makes money. Quando Your money. I'll take you around with me. Very good. Okay. So 900 million euros to produce 80 jobs. I'm sorry. But in Nova Scotia, where they didn't build an incinerator, they created 1,000 jobs. 1,000 jobs in collection and handling of the materials. in Nuova Scozia, dove praticamente anziché costruire un inceneritore che si chiama dare tutto di ciclo di utilizzo, hanno creato veramente dei 1.000 nuovi posti di lavoro proprio per supportare il ciclo di recupero e riutilizzo di materiali. And another 2,000 jobs in the industries that are using that secondary E material. come ulteriore diciamo, elemento ci sono stati creati altri 2.000 posti di lavoro per le industrie che vengono utilizzati questi materiali recuperati attraverso
misleading information is, oh, well, incineration will get rid of landfills. But incinerators do not get rid of landfills. Un altro argomento che talvolta viene esposto in favore degli inceneritori è il fatto che gli inceneritori vadano a eliminare il problema delle discariche. In realtà non è così, perché gli inceneritori non fanno sì che le discariche siano non più necessarie. For every 4 tons of waste that you burn, you get 1 ton of toxic ash. Come mostrato sulla slide, per ogni 4 tonnellate di rifiuti inceneribili si ottiene prodotto 1 tonnellata di ceneri tossiche. 90% of this ash is from the bottom ash, from underneath the grates. Il 90% sono praticamente ceneri pesanti, quelle che vengono depositate nel procedimento di incenerimento. And 10% of the ash is the fly ash, very expensive. The air pollution control equipment produces the fly ash. Okay. Il 10% invece delle ceneri sono quelle catturate dai sistemi di filtraggio dei dati, che sono estremamente costosi. In a modern incinerator, most of the money is spent here. Nei inceneritori più moderni la maggior parte dei soldi, del denaro, viene investito nella fase di filtraggio. Now, how the ash is handled. In Germany and Switzerland, they put the fly ash into nylon bags and then put the nylon bags into salt mines. Allora, come vengono gestite queste ceneri tossiche? Per quanto riguarda la Germania, vengono messe nei sacchi di nylon e poi vengono sepolte nelle miniere di sacco. Very toxic. Molto tossiche. In Japan, many of the incinerators glassify the ash, make it into a glass. In Giappone il processo invece prevede la cristallizzazione, ovvero la rettificazione delle ceneri tossiche. In Denmark, beautiful green, verdi Denmark, La Danimarca, la bellissima Danimarca, have a wonderful solution. hanno una soluzione meravigliosa. They send all the ash to Norway. Ma tutte le ceneri. In Italy, nobody knows where the ash is going. Now in England, they put the fly ash into open landfills, like this near Boston. In Inghilterra le ceneri dei sistemi di incenerimento vengono disposte nelle discariche aperte, come viene qui a Rochester. And the people in these houses said, what is this ash doing to us and our children? E le persone che hanno fatto le organizzazioni che vedete sullo sfondo della slide chiedevano ovviamente a se stessi e alle autorità cosa queste ceneri potessero causare a loro stessi e alla loro famiglia e ai loro figli. And the British government said, there's no need to worry. There's no need to worry at all. This ash will go outside the facility. Il governo inglese ha risposto a queste famiglie dicendo non c'è motivo di preoccuparsi perché queste ceneri non rappresentano un pericolo. And the citizens did some research. E i cittadini effettuarono delle ricerche And they found out. e trovarono questo. That is a road sign. That's a 40-mile-an-hour road Questo è un sign. segnale stradale che ovviamente dovrebbe essere un milionario per poter segnalare 40 km/h. It is outside. E questo è proprio appena fuori la discarica dei ceneri solidi. And then the British government said, we're awfully sorry. We made a mistake. Whoops, and awfully sorry. We poisoned you. Il governo inglese si è scusato dicendo ci dispiace, abbiamo fatto una Okay. Incinerators also produce toxic air emissions. Il cemento produce anche delle emissioni tossiche. This includes toxic metals Metalli tossici, and dioxins and furans. diossine e furani. And what makes it worse is that much of these toxics are coming out on nanoparticles. E la cosa peggiore di questo processo è che molti di questi materiali tossici vengono frammentati in una maniera talmente piccola da essere molto pericolosi, quelli che vengono chiamati nanoparticelle. The problem with nanoparticles is they are not regulated. The regulations are for 10 microns
these particles here. Il problema con le navi particelle è che queste non sono al momento regolamentati, in quanto la regolamentazione attuale fa riferimento al livello di micron e non a quei due valori che vedete sulla scala più a sinistra. So there's no measurement and there's no regulation. Quindi non c'è un sistema di misurazione o controllo, soltanto qui una regolamentazione. Now we already know that the larger particles, the 10 microns and the 2.5 microns, increase sickness and death in big cities. Noi già sappiamo che queste nanoparticelle, queste 12 micron, possono causare morte, malattie varie per città di grandi dimensioni. And the nanoparticles is going to make the current situation worse. E le nanoparticelle tenderanno a peggiorare ulteriormente questa situazione. And the problem here is that the nanoparticles are so tiny they go straight through the membranes of the lungs. Il problema delle nanoparticelle è che queste sono talmente piccole da penetrare il derma umano che non può fornire uno scudo efficace con le nanoparticelle. And once they're in the blood, then they're distributed throughout the body. E una volta che praticamente penetrano nel sangue si possono distribuire in tutto il corpo della persona. And here is a particle inside lung tissue. This is the brain, inside the brain. And this particle contains lead, plumbo, barium, chromium, chromo, ferro, iron, silica, silicio. E questa praticamente l'esame di una particella contenuta nel cervello. Questa particella conteneva, contenere piombo, bario, cromo, ferro, silicio e altri materiali. Now, even if you made incineration safe, even if you made pyrolysis safe, it still wouldn't be sensible. Anche nel caso in cui utilizziamo quella che viene definita come incenerimento sicuro, tranquillo, come la classificazione, anche in questo caso non si può parlare di livello di sicurezza assoluto. Incineration is trying to perfect a bad idea. L'incenerimento si basa sostanzialmente nel tentativo di perfezionare una cattiva idea. Our task in the 21st century is not to get better and better at destroying materials. Il nostro obiettivo nel XX secolo non è quello di migliorare di giorno in giorno il modo in cui distruggiamo i materiali. Our task is to stop making products and packaging that have to be destroyed. Il nostro obiettivo è quello di smettere di fare confezioni o comunque involucri che hanno l'unico obiettivo quello di dover essere distrutti, cioè di essere soltanto un accesso non rappresentare il valore del tutto. So this is the central message of zero waste. Stop making waste. Stop making the things which we can't do. So you can see that zero waste is going to require action from communities, but also action from industry, from manufacturers. Quindi per arrivare all'obiettivo di utilizzare ovviamente c'è bisogno di un'azione correlata, da un lato delle comunità, dall'altro ovviamente anche da parte delle industrie. And later on in my talk, step 8, we will see where community responsibility and industrial responsibility come face to face. E nel passo 8 vedremo praticamente come la responsabilità delle industrie, allo stesso tempo quella delle comunità, verranno a confrontarsi per individuare quelle che sono le soluzioni ideali verso l'obiettivo di tutela. And you also know that the Camorra has poisoned this country, poisoned the politics. Sappiamo anche che la Camorra purtroppo ha avvelenato questo paese, queste terre. Poisoned your children, Ha avvelenato i vostri figli, will poison your grandchildren, avvelenare i vostri nipoti, and ruining their future. rovinando il loro futuro. And when we come to step 8, I'm going to suggest to you that this is the best way to protect yourself from the Camorra. E quando arriveremo al punto 8 vi mostrerò qual è il modo migliore per proteggerci dalla Camorra. To protect yourself from the Camorra, you want to look after your waste. Not them. You want to look after your waste. Per proteggere noi stessi dalla Camorra
So waste is not a technological problem. It's a problem of strategy. We need better organization, we need better education, and we need better industrial design. Allora, i rifiuti non sono un problema tecnologico, piuttosto sono un problema di organizzazione, un problema di strategia. Abbiamo bisogno da un lato di un design migliore dei prodotti, abbiamo bisogno ovviamente di una migliore organizzazione. Let me say a few words about sustainability. We're living on this planet as if we had another one to go to. Noi stiamo vivendo su questo pianeta come se avessimo un altro pianeta su cui spostarci. We would need 4 planets if everybody consumed like an American. Avremmo bisogno di 4 pianeti se ciascuno consumasse come un americano medio. We would need 2 planets if everybody consumed like a European. Ne avremmo bisogno di 2 se ciascuno consumasse come un europeo. Meanwhile, we have India and China copying our consumption patterns. E nel frattempo l'India e la Cina stanno copiando quello che è il nostro sistema di consumo. Something has got to change, and the best place to start that change is with waste, because every day all of us make waste. And all the time we're making waste, we're part of a non-sustainable way of living on our planet. But with good political leadership, we can all be part of a movement towards sustainability. Allora, qualcosa deve cambiare. Il punto da cui bisogna cominciare è proprio i rifiuti. E attraverso una giusta leadership politica possiamo rilanciare quella che è la strada giusta verso l'obiettivo di rifiuti zero. Yesterday I spoke in a casino. In casino, they went from 5 raccolta differenziata to 68% in a few months. Ieri ho parlato al cassino che praticamente mi presentava i suoi dati e mostravano come dal 5% sono passati al 68% della raccolta differenziata in pochi mesi. So what I'm talking about is very practical and very cost effective. Quello di cui sto parlando quindi è molto raggiungibile ed è anche conveniente dal punto di vista economico. 10 steps to zero waste. 10 passi verso il rifiuti. Step 1, source separation. These 10 things make waste by mixing everything together. That's waste. If you separate, it's resources. Allora, il primo passo è appunto la separazione alla fonte. Queste 10 cose che indica la mano per fare riferimento a questo. Attraverso quando noi non effettuiamo una raccolta differenziata abbiamo la tendenza a creare più rifiuti, mentre separando la fonte, prima di conferire la nostra spazzatura attraverso il normale ciclo quotidiano, noi poi abbiamo l'opportunità di separare i materiali. Step 2, porta a porta, not Bruno, not Vesper. Raccolta, porta a porta. La fase 2 è la raccolta porta a porta, in cui schizosamente fa riferimento al programma previsivo con Novembre, dice non raccolta porta con Novembre, ma la raccolta porta a porta. In San Francisco, it looks like that. Once a week, they pick up 3 containers. One for the multi-materiali, blue, one for the frazioni organico, and one for the residuals, the frazioni residual, once a week. A San Francisco praticamente hanno un sistema di diviso in 3, una raccolta settimanale che prevede multimateriale, colore blu, frazione organica, colore verde, e la frazione residuo, quella che noi chiamiamo differenziato, colore nero. In Capua and in Casino, they have this system where the same trucks pick up different materials on different days. A Cassino invece hanno un sistema leggermente diverso, dove lo stesso cambio che viene a recuperare la stazione ogni giorno va a recuperare un certo tipo di materiale a seconda del calendario previsto dalla municipalità. And they're copying this method in Spain. In Spain they call it the Italian method. E questo metodo al momento viene copiato in Spagna e viene nominato anche dal metodo italiano. Near San Sebastian in Spain. Vicino a San Sebastiano. And they've introduced a very interesting twist here. Every household has a hook. Each household has a hook here. With a number on it. This is the number of your household, 1870. On each container is the same number. E loro hanno inserito una interessante variante. Praticamente hanno messo questi
containers for the frazioni residual. Sorry, no, the containers for frazioni organico. And here is the mayor of Hernani showing the international visitors around his operation. E questo ovviamente è il sindaco della città di Campasio che mostra diversi visitatori come funziona il sistema di raccolta dei rifiuti. In questo caso si parla appunto della frazione organica. Now, some people are concerned about the quality of the materials when you mix all the recyclables together. And there's a solution to this in Wales, which combines the convenience of putting all the recyclables into one container and getting a high quality product. Una delle preoccupazioni principali del paese è quello di ottenere un prodotto finale ben differenziato tra loro. Questa ovviamente è una soluzione adottata in Galles, in cui nello stesso container vengono messi diversi materiali ovviamente separati tra di loro. So these citizens in Wales can put all these materials into one container, loose in a container, and then the workers clip it to the side and they separate. And this gives a very high quality material. When this truck goes to the depot, these sections come apart. E questo praticamente viene fatto attraverso degli operai che appunto vanno fisicamente a fare lo scambio dei materiali, separandoli ciascuno a seconda della categoria di appartenenza. Step 3, the most important. Compostage is more important than recycling. Compostage. Il compostaggio, il passo 3, è molto più importante del riciclaggio. First of all, organics smell. If you leave the organics in the waste, it makes the waste stink. But if you take the organics out, then it doesn't stink. Allora, la prima cosa da dire è che l'organico ovviamente ha un suo odore e una volta miscelato a frazione secca fa sì che praticamente questa cattivo odore tipico appunto della spazzatura. And the organics in the discarica make the discarica stink. And produce leachate. And produce methane. E l'organico mischiato alla frazione diciamo non differenziata, quello che praticamente nelle discariche produce il cattivo odore, produce il percolamento e produce ovviamente il metano. So we need to keep the organics out of the landfill. Quindi dobbiamo mantenere l'organico fuori dalla discarica. We also want the nutrients back to the soil for our farmers to use. E inoltre vogliamo che praticamente i nutrienti tornino indietro alla terra per poter essere utilizzati dai nostri contadini per i loro scopi, diciamo, quotidiani. And in a hot climate, the compost also holds onto the water. E nei climi particolarmente caldi, perché c'è scarsità d'acqua, la frazione organica è molto importante perché trattiene l'umidità e quindi aiuta anche il suolo a trattenere gli liquidi. And one other thing, the organics, there's a lot of carbon. There's a lot of carbon in the organics. And if you burn it, it's immediately carbon dioxide. Carbon dioxide, global warming. But if you compost it, you hold on to the carbon in the soil. Uno dei problemi dell'organico è che contiene una grande quantità di carbonio, quindi questo fa sì sostanzialmente che quando viene bruciato, questo venga liberato nell'aria formando ovviamente biossido, monossido, eccetera di carbonio. Quando invece viene utilizzato in forma di compostaggio, questo carbonio viene in qualche modo intrappolato e metterà dai 5-10 anni di più rispetto a quello che è il normale ciclo diciamo, di incenerimento per essere liberato. There's a composting facility in Italy. I believe you have a composting facility. Yes, we have one not operating. We're going to get that operating. That's a high priority. A high priority is to get that composting operation. Okay, here's the composting operation for San Francisco, and you notice it's surrounded by farmland here. These are farmers here. E questo è praticamente un esempio di azienda di compostaggio, questo è in San Francisco, e potete notare ovviamente come sia. And here you see the farmers want that compost. They are growing fruit and vegetables with that
then compost those fruit and vegetables going back to San Francisco. E questi praticamente sono i prodotti di quel territorio che abbiamo intorno all'azienda di compostaggio. E questi sono prodotti che possono essere anche ottenuti grazie a quell'attività appunto di compostaggio. And there's 200 vineyards in the San Francisco area that are using compost to grow the grapes. E ci sono svariate vigne nell'area di San Francisco che utilizzano questo compost proprio per nutrire le vigne in quell'area. Now, in terms of what you can do here, the first thing is to get people to compost in their backyards. La prima cosa che possiamo fare, quindi, diciamo, complessivamente, è quello di coinvolgere le persone per cominciare a compostare dove possibile nel loro giardino di casa. But if you have a big composting facility, the place where you're going to get most of the organics are going to be in restaurants and hotels. So you have to make a special effort to teach the kitchen workers to put the right stuff into the container. Nel caso in cui ci sia una grande azienda di compostaggio, il punto proprio da monitorare attentamente per coinvolgere l'azione di recupero di materiali sono i ristoranti, quelli che hanno ovviamente a che fare con una grande quantità di materiale umido. È importante a questo punto fornire un adeguato training alle persone appunto che sono nelle cucine perché possono effettuare un'adeguata separazione di materiali. And it's 25% cheaper for the restaurants and hotels to put out clean organics than mixed waste. So there's an economic incentive. Ed è 25 volte più economico per i ristoranti o per gli hotel mettere fuori questi milioni di materiale recuperato, comunque di compost, piuttosto che non utilizzare le normali differenziali. And the restaurant workers are very proud in San Francisco of what they're doing here. They know that the better the stuff in here, the better the compost and the food is going to come back to their restaurants. So, le persone che lavorano in San Francisco sono molto orgogliose del lavoro che fanno nella fase di preselezione, perché sanno che il migliore lavoro che faranno nella fase iniziale, nel selezionare i materiali, il migliore sarà il prodotto finale che sarà conferito all'azienda di compostaggio e allo stesso modo quel materiale sarà servito per fare la concime a quegli stessi materiali che poi finiranno nel ristorante sotto forma di sortaggio e altri prodotti. Step 4, recycling. Here's the recycling facility for San Francisco. Questo è il passo 4, riciclaggio. Questo era l'esempio dove vi faccio il riciclaggio a San Francisco. Now, an interesting thing about the San Francisco operation, the company that has the contract to pick up the materials owns the recycling and owns the composting, but doesn't own the landfill. So they have no incentive to send anything to discard. They have every incentive to maximize recycling, maximize compost. Allora, la cosa interessante dell'azienda che a San Francisco opera per fare questa fase di separazione è il fatto che loro sono titolari del materiale che arriva dentro, quindi sia della frazione riciclabile quanto della frazione umida, ma non sono titolari delle discariche. Quindi questo rende per loro non economicamente conveniente mandare materiale in discarica, perché loro dovrebbero pagare un terzo soggetto per fare il deposito appunto in discarica. So this is the message. We don't want people to make money out of waste. We want people to make money out of recycling, out of composting, out of reusing. Noi il messaggio sostanzialmente è questo: non vogliamo far sì che le persone possano fare dei soldi attraverso i rifiuti, ma vogliamo che le persone possano arricchirsi, fare dei soldi attraverso le fasi di riutilizzo, di compostaggio, di recupero di materiali. And one other thing, these people own this company. It's a worker-owned company. E un'altra cosa molto importante è che questa compagnia è direttamente posseduta dai lavoratori. So the workers own the operation that is producing this excellent program in San Francisco. Quindi i lavoratori sono i soli responsabili, diciamo, di questo eccellente programma che al momento è applicato a San Francisco. And here's some of the material that is being collected, saved, and used. E questi sono alcuni esempi del materiale che è stato separato e poi riutilizzato. And the value of this material is going up and up and up. E questo praticamente ci dice ovviamente nel corso del tempo come sta salendo il valore dei materiali recuperato attraverso le fasi di riciclo.
Step 5, reuse and repair. Here's an example. Urban ore in Berkeley, California. This has been running for 30 years, grossing $3 million a year and 27 full-time, well-paid employees. È un esempio di questo riciclo e utilizzo dei materiali in questa piccola magazzina che si chiama Novembre, che è preso sul mercato da circa 30 anni, che all'incirca produce circa 3 milioni di reddito l'anno, dando lavoro a 27 persone full time. And they are recovering appliances, furniture, and building materials. Quello che loro fanno semplicemente recuperano materiale di costruzione piuttosto che materiale tecnici. Here you see people who bought furniture and clothing. Ci sono persone in quel negozio che comprano What a toilet bowl go to San Francisco. Doors, porter. And in Burlington, Vermont, they've gone one step further. They're taking unemployed people and teaching them to repair large appliances, small appliances, electrical goods, and electronics and computers. E nel Vermont c'è ancora un altro esempio però di questo tipo di riparazione, dove hanno preso delle persone che non avevano lavoro, disoccupati, che si sono divisi in 4 sezioni: riparazione di grandi elettrodomestici, di dimensione più piccola, di più grande, anche computer. And they're also linked up with a deconstruction company that takes buildings down to recover the materials, the wood, the bricks, the doors, the windows, E etc. hanno ovviamente anche un collegamento diretto con le aziende per esempio di demolizione per recuperare quanto più possibile materiali attraverso la ricostruzione di edifici. And they're taking that wood and making it into furniture. E quello stesso legno viene utilizzato per fare delle nuove tavole, nuove sedie, nuovi arredamenti. So, Refugee Zero is not just about recovering materials, it's about recovering people, giving jobs to people, especially in the cities. Quindi il zero non è soltanto attraverso si passa soltanto sul recupero del materiale, ma anche recuperare le persone attraverso la possibilità della loro un'opportunità di lavoro. And there's no reason why we couldn't have some fun with this. We can enjoy this. E non ci sono motivazioni per cui questa cosa non possa essere divertente, potrebbe essere veramente una cosa divertente. In Gothenburg, Sweden, when you go into their park, there's a band playing. This is a reuse operation. Quando si va in un parco per il recupero e il riciclo di materiali, raccolto, di pezzi, c'è addirittura una band che diciamo che è un momento della musica. There are plans to amuse the kids. Ci sono dei clown per ovviamente far divertire i bambini. And the toilet is an art gallery. E il bagno è una galleria d'arte. You can buy those second-hand paintings. E si possono acquistare anche questi quadri secondo me. But my favorite is this. This is the famous separating dog. This dog can separate multi-materiali into 6 different categories. E questo è il mio preferito, perché questo cane è in grado di separare 6 tipi diversi di materiali nei 6 tipi diversi di contenitori che appartengono a ciascun materiale. I think if a dog in Sweden can separate into 6 different categories, the cittadini in Capua could separate into 3 or 4 maybe. Whatever. Quindi giustamente se un cane di Svezia può separare in 6 diversi contenitori, i cittadini possono essere in grado di separare. And they make second-hand clothing attractive enough for young people to wear. Fanno sì che i vestiti usati siano sufficientemente attraenti anche per i ragazzi giovani per poter essere acquistati. And every so often at the reuse park they have a rock concert. And the entrance fee for the rock concert is 20 plastic bottles, PET bottles. The youngsters have to collect the bottles and bring them in. E ogni sabato hanno praticamente un concerto presso il centro di concerto rock. Per entrare al concerto bisogna pagare un biglietto d'ingresso che è costituito da 20 bottiglie di plastica. Cioè i ragazzi giovani devono raccogliere 20 bottiglie di plastica e presentarle per accedere al posto. If you want to see some
to my webpage here, American in Health Studies. Se volete vedere alcuni video su questo argomento, quello del sito web a cui potete inserire. Steps, how much? How much can we get? How much ricotta differenziata can we get from these first 5 steps? Quanta raccolta differenziata possiamo ottenere da questi primi 5 passi? In San Francisco, they got up to 50% ricotta differenziata by 2000. Nel 2000 la città di San Francisco era circa il 50% della raccolta differenziata. And 80 by 2012. And en route to zero waste by 2020. E sulla via di raggiungimento del quindi zero nel 2020. The 2 most exciting places for Refugee Zero on our planet are California and Italy. Italy has over 200 communities getting more than 70 ricotta differenziata using porta a porta. L'Italia e l'America, San Francisco, sono le due aree più interessanti dal punto di vista di questa notizia, perché sono quelli che hanno risposto meglio a quello che è invito Refugee Zero. Io in particolare facevo l'esempio d'Italia, dove ci sono molte voci comuni. And the speed with which you're doing this is really, really impressive. E la velocità con cui queste realtà si stanno tramuntando, diciamo, in progetti effettivi. So Nevada, population 100,000, 17% in 18 months. La città di Novembre ha raggiunto il 70% della raccolta differenziata in soltanto 18 mesi. Salerno, 72% in 2 years. Salerno 72% in 2 anni. And as I mentioned, Casino, 68% in just a few months. E Cassino, come aveva già detto precedentemente, 68% in alcuni mesi. And there's a town in near Treviso, Ponte di Alto, 93%. E c'è una città che è Treviso, che è Ponte di Alto, sono noti, addirittura ha raggiunto il 93%. So that's the first 5 steps. Now we have to minimize the frazione residual. We have to minimize the stuff in this container. Ora, dopo i primi 5 passi per ovviamente fare la separazione, dobbiamo concentrarci sulla frazione residua, cercare di contenere e ridurre la frazione residua. So step 6 is to use economic incentives to reduce that frazione residual. Il passo 6 è quello di utilizzare incentivi economici volti a favorire la riduzione della frazione non residua. So we use the pay-by-bag system, the compostatio gratis, recycling gratis, but the frazione residua, the more you make, the more you pay. Quindi il sistema si basa sostanzialmente del far pagare per la frazione residua che viene conferita dei rifiuti. Quindi frazione unità gratis, frazione differenziata gratis, mentre la frazione non differenziata più si conferisce, ovviamente più dovrebbe essere il costo che l'utente dovrebbe pagare. This simple technique has a major impact on cittadini. For example, in Villafranca d'Asti, they went from 70 ricotta differenziata to 85% just by adding on this pay-by-bag system. Ora vi fate l'esempio di Villafranca d'Asti, proprio aggiungendo questo sistema che fa pagare attraverso il conferimento di raccolta di rifiuti non differenziati, è passato dal 70 all'85%. And this expert here, Roberto Cavallo, can tell you, he knows all about how you orchestrate this. Roberto Cavallo ti mette su 10 come è stato organizzato tutto questo sistema. Step 7, Passo 7. waste reduction initiatives. Iniziative per la riduzione dei rifiuti. There are many ways that local businesses and individuals can reduce waste. Diversi modi in cui le industrie e i cittadini possono ridurre i rifiuti. And I'll give you some examples from around the world. E vedremo alcuni esempi da diversi posti del mondo. In Ireland, the government put a 15-cent tax on plastic shopping bags. In Irlanda il governo centrale ha imposto una tassa di 15 centesimi sui sacchetti di plastica. And in 1 year, the use of the bags went down by 92%. E in un solo anno l'utilizzo di sacchetti di plastica si è ridotto del 92%. In Bangladesh, they banned plastic bags completely. In
in Bangladesh hanno completamente eliminato il disacchedamento. In Ontario, Canada, the beer bottles are all reusable glass bottles. In Ontario, in Canada, tutte le bottiglie di birra sono fatte di materiale riutilizzabile. 98% of the bottles are being collected. Il 98% delle bottiglie di birra viene raccolto. Each bottle goes around 18 times. Ogni bottiglia va in circa 18 volte. It's saving the company money. Fa risparmiare soldi all'azienda. And there's 2,000 jobs involved in collecting and cleaning these bottles. E ci sono 2000 lavori 2000 persone che lavorano appunto su questo processo di recupero delle bottiglie e ovviamente ripulizia delle stesse. And this is no cost to the municipalities. Con un costo zero ovviamente per le municipalità e le città. This is zero waste. This company has been zero waste for 60 years. So it's not utopian. It's very practical. Quindi questa compagnia ha applicato il concetto di zero waste, quindi più di zero, per circa 60 anni. Non è un'utopia, è qualcosa di pratico, qualcosa che esiste. And in Capua, Eficota, a store there, has 60 taps. You can refill your detergents, your shampoo, latte, acqua, bieri, miele, olive oil, and my favorite. My favorite place and if you don't have your own shopping bag, you can buy one from them, but not plastic. No plastic. This is jute or cotton. Estremamente corretto una shopping bag, cioè un sacchetto che acquisti, potete acquistarlo anche lì, ovviamente in plastica, possono essere in aiuto ovviamente con il tessuto. And these are Rossano Ercolini's primary school children. E questi sono gli alunni dello Santo Ercolini, che And they are drinking tap water, not bottled water, tap water, and they're drinking it out of glass and not plastic. Thank you very much. No plastics. China, stainless steel, and glass. come abbiamo fatto mostrato poc'anzi, loro avevano ovviamente quest'acqua, l'acqua di fontana normale attraverso bicchieri in vetro, utilizzano le posate ovviamente riutilizzabili e tutto questo viene lavato con un liquido di non plastico. And the babies, the zero waste babies in the country. Zero waste babies. Eco bimbi, reusable panolini. E anche in Capanna c'è anche quest'altra iniziativa, si chiama prevede l'utilizzo di panolini riutilizzati, cioè rilavati. So the first seven steps can get up to 85%. I primi 7 passi possono arrivare fino all'85% tra recupero e riutilizzo di materiali. And that would satisfy many politicians would be very satisfied with 85%. E molti politici sarebbero contenti di raggiungere questo risultato sull'85%. But Dr. Connett, you are talking about zero waste. How do you get to zero waste? Ma, dottor Connett, tu ci stai parlando di zero waste, quindi 100%, come arriviamo al 100%? It's step 8, optimum. È il passo, The most important step for zero waste, and the most important step to protect you from the Camorra. è il passo 8 il più importante, sia per raggiungere l'obiettivo di zero, sia per proteggerci. It's in two parts. Due parti. The first part is a facility to separate the frazione residual. La prima parte importante è quella, l'edificio che separa la frazione residuale. They built these in Nova Scotia, Canada, and they built davanti the scarica. E hanno costruiti in Nuova Scozia e sono stati costruiti davanti alla discarica. And no waste can go directly into the discard. E nessun rifiuto può essere condotto direttamente in discarica. So here is the landfill for Halifax, Nova Scotia. Questa è la discarica per Halifax in Nuova Scozia. And
here is the separation facility. E questa è la struttura di separazione dei materiali. And the trucks can only enter here. E i camion possono solo entrare da qui. And they can't enter here. E non possono entrare direttamente, non hanno accesso diretto alla discarica. And that's what you need. Wherever you have a discarica in Italy, you need to have this entrance and you need to guard the exterior to make sure the Camorra cannot put hazardous waste. E questo è quello che abbiamo bisogno di costruire una struttura di questo genere, in cui dalla parte iniziale, questo entrare, c'è la struttura di separazione, alle spalle, dalla discarica elettronica, la discarica ovviamente deve essere propriamente sorvegliata per evitare che ci possano essere degli interessamenti di So here's a close-up of the facility. The trucks come in here, the material is separated here, the dirty organic fraction is composted here, and the landfill is back here. E questa praticamente è una visuale più ravvicinata dell'edificio, c'è l'entrata dei camion, da parte diciamo in alto dell'edificio qui si raccoglie la frazione umida e viene compostata, mentre nella parte alle spalle c'è la discarica per So the bags with the frazione residuo come into the facility, and then the bags are opened. Quindi i sacchi con una frazione non differenziata vengono immessi nell'edificio, vengono poi aperti attraverso questo macchinario. The material goes onto long conveyor belts with workers separating out. E il materiale viene ovviamente mostrato su dei rulli che camminano ovviamente e vengono separati dagli operatori. They're separating out more recyclables and more toxics like paint and things. Quello che fanno ovviamente recuperano eventualmente frazioni ulteriormente riciclabili e eventuali frazioni tossiche che vengono tolte diciamo dai. But the frazione organica sporca is not touched. It's not touched. That goes all the way to the end of the conveyor belt. La frazione organica sporca non viene toccata, va fino alla fine del nastro trasportatore. And then it is shredded. E poi viene triturato. And goes into long concrete troughs. Va ovviamente in una struttura con due pareti certificate. And a machine goes down the troughs, turning the material, aerating it, and shifting the material towards the end. E praticamente questa macchinaria va verso il basso, la tritura ulteriormente, spingendola via via verso la parte finale del corridoio. And after 18 days, the material that starts here has been shifted to the end of the. E dopo un ciclo di 18 giorni all'incirca, questo materiale va verso la fine del corridoio. Now the idea here is not to produce a product to sell because this is contaminated material, but to stabilize it above ground before it does damage underground. E l'idea qui è quella ovviamente non di creare un prodotto che possa essere utilizzabile o vendibile, ma di stabilizzare il prodotto prima di esporlo in discarica, in modo che praticamente non faccia dei danni una volta conferito in discarica. And now we need to add to that a second part, and that's the research center. We need a zero waste research center to study currently the non-recyclable fraction. E la parte fondamentale che si aggiunge a questo è quella sezione di studio che va aggiunta per determinare quella parte dei prodotti non riciclabili che devono essere studiati e per il motivo per cui questi non possono essere riciclati. Now this is the big difference between Refugee Zero and a waste plan with an incinerator. Questa è la grande differenza tra la Refugee Zero e una waste plan, cioè un sistema di trattamento dei rifiuti con un inceneritore. The incinerator makes the frazione residua disappear into nanoparticles. L'incenerimento fa sparire la frazione residua, creando tutto quello che abbiamo visto prima dei nanoparticelle. Refugee Zero wants to make the non-recyclable fraction molto visibile. Mentre la Refugee Zero vuole evidenziare la produzione di materiale che non può essere riciclato. Because this is bad industrial design. These are our mistakes that we're looking at here. Perché questo caratterizza appunto un design incorretto da parte delle industrie. So we want our professori, our studenti, who
and recommending better design to industry. E raccomandare un miglior design all'industria. And this is where community responsibility and industrial responsibility come together. E questo è dove ovviamente le responsabilità delle comunità e la responsabilità industriale devono trovare un punto di incontro. And the message from the community to industry is, if we can't reuse it, if we can't recycle it, if we can't compost it, E il messaggio all'industria è: se non possiamo utilizzarlo, riciclarlo o compostarlo, then industry shouldn't be making it. quindi le industrie non dovrebbero produrre. We need better industrial design for the 21st century. Abbiamo bisogno di un design industriale più ambizioso per il XXI secolo. We need to design for sustainability. Abbiamo bisogno che il design industriale guardi alla sostenibilità. Do you know who the first person in Italy was who talked about zero waste? Sapete che la prima persona che per la prima volta parlò in Italia di zero waste? Luigi, don't answer. You probably heard me say this before. Where is Luigi? It's in the back. Yeah. I don't remember. You don't remember? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, in his writing, said there is no such thing as waste. Leonardo da Vinci praticamente fu il primo a parlare di rifiuti zero, dicendo probabilmente nei suoi scritti che non c'era nulla di così, diciamo, negativo come i rifiuti. It's interesting because if you look at Leonardo's inventions, he often copied nature. You'd see the bird wing. He copied a bird wing for his flying machine. E se guardate ovviamente quello che ha fatto Leonardo durante tutta la sua vita, lui ha sempre copiato la natura. Se guardate ad esempio la macchina del volo, quella copiò semplicemente quello che erano le ali del cielo. And he noticed that nature makes no waste. E si rese conto praticamente che la natura non produceva niente. It's a human invention. È un'invenzione umana. And we need Italian designers, the best designers in the world, to design waste out of our system. E noi abbiamo bisogno dei design, in particolare dei design italiani che sono molto famosi, molto bravi, per creare un sistema che sia libero dalla So zero waste is a combination of community responsibility, reduce, reuse, recycle and compost. Quindi il zero waste è un concetto che va a mettere insieme la responsabilità della comunità in queste cose che abbiamo detto. We need a fourth R. Can anybody tell me what the fourth R is? Qualcuno può dire qual è la quarta R? Perché abbiamo bisogno di una quarta R. But we've got responsibility, let's go, it is responsibility, but industrial responsibility. What do we want from industry? Redesign. So there in one page is what zero waste is. It's a combination of community responsibility and industrial responsibility. The community has to reduce, reuse, recycle, and compost. Industry has to redesign what we can't have. Questo praticamente è una singola pagina, in breve, che cosa è il concetto di rifiuti zero. Da un lato abbiamo una responsabilità delle comunità che devono utilizzare, riciclare e compostare, dall'altro l'industria che deve ridisegnare il prodotto cercando di eliminare quanto più possibile gli elementi non riciclati. So step 9 is better industrial design. Quindi il passo 9 è un miglior design industriale. Step 10 is this temporary landfill to take the currently non-recyclable materials. And yes, it's much better to have a landfill backing up our system than an incinerator. Much better. E l'ultimo passo è una ricerca circolare, appunto, come dici tu, per elementi che non sono riciclabili una volta che questi vengono stabilizzati. Ed è molto meglio avere una discarica alla fine del ciclo come un sistema di backup, un sistema finale, piuttosto che non avere un sistema di incenerimento. I have a little leaflet here that they produced in Aosta. And on the back they have these 10 steps. If anybody would like one of these, I'll sign it for you afterwards. It's a nice little summary of... Lui ha praticamente questi piccoli volantini, se qualcuno dopo vuole, può lasciarli a voi per quanti hanno i 10 passi. But what I like about this is that it begins with everybody. Everybody has these 10 things. We're all involved at the beginning to separate. Number 1.
comincia con 10 cose, le 10 mani, una spedita. And we're creating jobs all the way down here. We're creating jobs in collection. We're creating jobs in composting, jobs in recycling, jobs in reuse and repair. E stiamo creando dei posizioni di lavoro in ciascuna di queste aree, perché l'abbiamo fatto da porta, compostato, riciclato. But when we get to steps 8 and 9, we are challenging the brightest minds in our society. We're challenging the professors and the students and the industrial designers to solve this problem. E quando arriviamo agli ultimi due passi, che diventa tutto molto difficile, perché bisogna utilizzare quanto più possibile le capacità delle persone, e lui fa riferire proprio agli elementi impegnanti nella società, che dovrebbero appunto interagire e cercare di produrre soluzioni più sostenibili per il nostro pianeta. And just as important is the trampolino to Refugee Zero is the trampolino to sustainability. We need to link zero waste with many other things. E così come praticamente la raccolta portaporto non fa altro che essere un volano per il Refugee Zero, allo stesso tempo il Refugee Zero è un trampolino appunto per sostenibilità. We need to link zero waste with organic agriculture, with composting organic agriculture. Not Monsanto, not genetically engineered food. To link to sustainable architecture through deconstruction. E dobbiamo collegare per esempio, come diceva prima, la cultura sostenibile, dobbiamo fare vicina al territorio, non più a quella delle grandi aziende, che hanno avanzato, fare riferimento ovviamente anche all'architettura. In a few days I should be in Rome and meeting up with people that are trying to bring together zero waste with slow food. Zero waste, 0 kilometers. E nei prossimi giorni mi incontrerò con alcune persone che stanno cercando di portare insieme due cose, zero waste allo stesso tempo con slow food, quindi zero rifiuti e zero tipo. And also zero emissions, local production of clean energy. E anche ovviamente bassi emissioni, zero emissioni, la produzione locale di energia disponibile di energia pulita. But here's the bigger issue here. The bigger issue here is for this to work, we need strong leadership, but we need people working together. Everybody is needed here. Everybody. Ed è essenziale a questo punto perché questa cosa possa funzionare. C'è bisogno di una forte leadership, ma allo stesso tempo delle comunità. E tutti quanti devono lavorare insieme perché questo possa effettivamente lavorare. And we're taking over our community. We're saying, this is our waste. These are our resources. And we want our resources to help our people, to give jobs and small businesses to our people. Not a big incinerator. Our people. E a questo punto noi in questo modo quello che facciamo è prenderci cura delle nostre persone, della nostra comunità, del lavoro che possiamo offrire loro, non costruire inceneritori o altre soluzioni, ma semplicemente dare risposte alle persone e alla nostra comunità. And this is our water. We don't want a multinational corporation owning our water. This is our water. E questa è la nostra acqua, noi non vogliamo una grande corporazione multinazionale che sia, possedere la nostra acqua. And the food, we want it to be our food, not a multinational food. Our food. E la stessa cosa per il cibo, ovviamente. Vogliamo che sia il nostro cibo, quello della nostra terra, non quello che viene da grandi multinazionali. We want this. I hope that you want this to be your community, not the Comoros community. It's your community. The Comoros can only function in this country if they have the support of the people. If you remove the support for the Comoros, they cannot survive. You've got to say, this is our community, these are our children, we're talking about their health, we're talking about their future, and you are not having it. Enough! Basta! Basta! Basta!
Quello che mi dice è importante il senso di comunità, perché questo è il nostro paese, questa è la nostra città, questa è la nostra Italia. Se noi veramente vogliamo che la Camorra non vada via, dobbiamo essere noi i primi a togliere il terreno fermo della Camorra. La Camorra è portata avanti dalle persone. Se le persone non danno supporto alla Camorra non ha ragione di esistere. So zero waste is saving Italy one community at a time. Zero waste is saving Italy one community at a time. Allora, la zero waste sta salvando l'Italia pezzo a pezzo, un pezzo più piccolo, un pezzo alla volta. C'è ciascuna comunità sicuramente non alla volta. It's the politics of concrete action. È la politica delle azioni concrete, delle cose effettive. So summarizing, this plan is better for the economy, more jobs. Facendo un breve riassunto di quello che abbiamo detto, questo programma è migliore per l'economia perché dà più lavoro. It's better for our health, È migliore per la nostra salute, less toxics. minore sostanze tossiche. It's better for our universities, È migliore per le nostre università, more meaning, più more relevance. It's better for the planet, è meglio per il pianeta, more sustainable, maggiore sostenibilità. and it's better for our children, more hope. Ed è migliore per i nostri figli, che rappresenta una maggiore speranza. And I think that's it. So basically, I'd like to end, if I may, with a little song. Okay? With a little song. You know the tune. We don't want it in rain.